Ehi là, io sono Giovanni, benvenuti in questo mio nuovissimo video. È da un po' che non sono qui sul canale. Le ultime cose che ho caricato sono stati i vlog del viaggio in Corea e da quel viaggio lì sono arrivate molte domande a riguardo della mia esperienza un po' più raccontata post viaggio piuttosto che durante il viaggio. Com'è la vita di uno studente straniero in Corea? Ma prima di cominciare il video, questa cover è di Ideal of Sweden, un brand pazzesco per quanto riguarda accessori per cellulari. Non c'è solo per iPhone, ci sono anche per molti altri modelli. Se usate il mio codice che vi scrivo qui, trovate il link qui sotto in descrizione, potete avere un 20% sul vostro acquisto. Cominciamo con la mia esperienza. Come sapete, ho trascorso un mese in Corea per imparare il coreano, cioè sono andato là proprio con l'obiettivo di imparare questa lingua, perché dall'Italia non mi era possibile, o meglio nelle città in cui vivo io non è possibile. Sono andato quindi per un mese tutti i giorni dal lunedì al venerdì a scuola. Io ho scelto un corso intensivo perché volevo sfruttare al massimo il tempo in cui mi trovavo in Corea. Per imparare una lingua un mese non è nulla e quindi volevo fare il massimo possibile per tornare in Italia con più conoscenza possibile. Insomma, questo corso intensivo comprendeva sempre quasi 3 ore di lezione standard, diciamo, nel senso le parti grammaticali, e poi il corso intensivo aggiungeva ulteriori ore che erano di lezioni tipo speaking, quindi conversazione, oppure vocabulary. Ogni lezione di vocabulary veniva scelto un tema e su questo tema si imparavano tutte le parole relative. Ad esempio c'è stata quella sul cibo, quella sugli animali, erano un po' cose per completare la lezione. I vocaboli di una lingua generale, quando si impara una nuova lingua, sono una grande parte. Cos'altro? Gli orari erano alternati giorno dopo giorno, cioè significa che se io partivo il lunedì e andavo a scuola la mattina, poi avevo il pomeriggio libero, il martedì avevo la mattina libera e andavo a scuola al pomeriggio e via così. E questo è un buon metodo secondo me, soprattutto quando si è in un altro paese a studiare, perché si trova sempre il tempo per organizzarsi, per visitare la città e fare quello che si vuole avendo questo programma fisso, diciamo. Questo orario, anche questa è una cosa molto interessante e molto molto utile, era consultabile tramite l'app della scuola, quindi praticamente io tramite l'app potevo vedere esattamente il mio orario, la lezione che avevo, il mio professore, e se ci fossero cambiamenti di orario o di materia io lo sapevo direttamente. Ok, passiamo a come funziona la scuola in cui sono stato io. Prima ancora di arrivare in Corea, la scuola ti manda una mail nel quale è contenuto un test che tu devi fare e rinviare a questi professori in modo tale da far capire il livello con cui tu arrivi. Ok, quindi poi praticamente il primo giorno di scuola, quando si arriva là, si viene interrogati dai professori, che in realtà è più una conversazione con loro, e ovviamente loro ci mettono un attimo per capire il tuo livello. Se ti fanno domande e non sai minimamente rispondere, ovviamente sei a livello 0, altrimenti se riesci a dire qualche parolina magari sei in principiante un po' più avanzato e così via. È un metodo molto efficace perché alla fine semplicemente veramente con una piccola conversazione si riesce a capire tanto per il livello di lingua di una persona. Per quanto mi riguarda, quando mi è stata inviata la mail con questo test da fare, io ho risposto che io non ero in grado di fare quel test perché io non avevo mai studiato coreano prima di andare in Corea, però ho scritto appunto che avevo già studiato per conto mio l'alfabeto e sapevo già le basi, però non al livello insomma da fare un piccolo esame, ecco. Infatti al mio arrivo mi hanno fatto questa prova, mi hanno fatto leggere delle cose per capire effettivamente a che livello ero e mi hanno messo nella classe non quella principiante assoluta, perché la classe principiante assoluta era veramente imparare l'alfabeto, a formare le sillabe, e per fortuna che ho fatto questa cosa da solo, perché altrimenti avrei perso davvero tanto tempo prezioso in cui ero in Corea in queste classi. Questo è un po' un mio suggerimento in qualsiasi lingua, per lingue che hanno un alfabeto diverso dal nostro ancora di più, perché ci si perde tanto solo per memorizzare le cose. Però sempre guardatevi le basi prima di andare in un posto per imparare una lingua, perché si risparmia davvero tanto tempo e si può partire da cose già un po' più avanzate. Allora, una mia giornata tipo in Corea era svegliarmi, fare colazione nella mia camera, perché fare colazione fuori in Corea
può risultare un po' strano, almeno per noi occidentali, nel senso che è difficile trovare un posto in cui si mangia la colazione che piace a noi. Trovate verdure e riso anche alla mattina e non era esattamente quello che mi sentivo, quindi io mi facevo la mia colazione in camera con le cose che mi ero comprato nei loro piccoli supermercatini che hanno. Andavo a scuola, che era una ventina di minuti lontana da dove stavo, che ero in un residence hotel, tutto con o la metro o col bus. Poi stavo a scuola e loro avevano questo metodo che fra una lezione e l'altra facevano sempre delle piccole pause che ti davano l'opportunità, al di là di magari andare in bagno se avevi bisogno, ma potevi anche scendere, perché sotto la scuola, nello stesso palazzo, appunto c'era questo convenience store, quindi questo posto dove potevi comprare da bere, da mangiare e trovavi veramente veramente di tutto. Loro hanno tanto questa cosa che puoi mangiare finché fai lezione, non è come qua in Italia che magari ti fanno un po' di problemi i professori perché devi stare assolutamente focalizzato su di loro. Loro capiscono che se magari hai bisogno di mangiare lo puoi fare senza essere giudicato per questa cosa. Era sempre una lezione molto interattiva, nel senso che tu interagivi sempre con l'insegnante, non era mai una lezione frontale come siamo spesso abituati noi qui a scuola. Vieni sempre chiamato a rispondere dalla professoressa ed era una cosa multimediale, c'era lo schermo, veniva proiettato il contenuto, c'erano tanti contenuti anche appunto che tu dovevi andare là a rispondere a delle domande, a completare delle frasi piuttosto che collegare delle cose. Insomma, non ci si annoiava in classe, anche se erano comunque lezioni, cioè non prendete questa cosa come super facile, un gioco. Nonostante fossero solo 3 ore di lezione, erano cose molto molto intense, perché dovevi in poco tempo immagazzinare tanti concetti nella testa, che oltretutto, e questa è stata la cosa che mi ha scioccato i primi giorni, dovevi subito dimostrare di aver appreso, nel senso che ti insegnavano come formare una serie di verbi, bene, i 10 minuti successivi si faceva un gioco utilizzando questi verbi, e quindi secondo me almeno in Italia non siamo tanto abituati a questa cosa, perché ci danno sempre l'opportunità di riguardarci le cose a casa, poi si riguarda in classe una determinata cosa. Invece lì era proprio così, e forse è il metodo asiatico, nel senso, gli asiatici sono molto schematici nei loro ragionamenti, gli dici una cosa, la imparano e la mettono in pratica. Forse a noi serve un po' più di tempo per come ragioniamo, però già in questo mese che sono stato là ho capito il meccanismo. Certo, è stato uno shock all'inizio perché veramente non capivo come si potesse fare, ma funziona, una cosa che funziona. La cosa molto bella è che ogni giorno mi sentivo di avere più padronanza della lingua, di quello che stavo imparando, e sicuramente più tempo avrei veramente imparato molto molto di più. E infatti ecco perché voglio assolutamente tornare, perché serve tantissimo, ragazzi, serve tanto per tutte le lingue. Quindi se avete la possibilità di andare all'estero a imparare una lingua, fatelo, perché assolutamente non c'è confronto rispetto a imparare una lingua qui sui libri o anche a scuola, perché purtroppo qui, ed è una cosa molto brutta da dire, qui nelle scuole non viene insegnata, spesso, non sempre, la vera lingua. Ci vengono insegnati dei concetti che spesso poi quando ci si trova nel mondo reale non si riesce nemmeno a applicare, perché sono talmente astratti. Poi bello ovviamente perché poi uscite da scuola e avete la possibilità di provare la vostra lingua anche sbagliando nei ristoranti, nei negozi. E ecco, secondo me non c'è cosa migliore di andare in un paese e imparare la lingua. Questo era tutto quello che volevo dirvi per questo video. Se avete altre domande, altre cose che volete chiedermi, qui sotto nei commenti vi aspetto. Fatemi sapere se voi siete mai stati in un altro paese per imparare la vostra lingua dei sogni e se vi piacerebbe fare un'esperienza del genere. Se poi precisamente in Corea, chiedetemi pure quello che volete, vi do più informazioni magari nei commenti, o mi scrivete anche su Instagram e vi rispondo. Io ho finito il mio discorso e quindi vi ricordo di seguirmi su Instagram, molto importante, sono attivo quotidianamente su Instagram. Vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!